Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo di nuovo a lavorare con Raspberry Pi Pico, una bellissima scheda molto simile ad un Arduino Nano, e controlleremo la luminosità di un LED tramite un potenziometro. Eccolo qua. Quindi iniziamo subito. Se vi siete persi gli ultimi due video in cui programmiamo con Tonni, vi lascio qui sopra perché è molto importante che voi li vediate. Bene, detto questo, oggi andiamo a lavorare con il protocollo PWM, che permette di far lavorare dei dispositivi che possono lavorare anche analogicamente, ma in modalità digitale, quindi è come se simulassimo l'analogico con il digitale. Questo significa che per esempio in un LED, invece di averlo semplicemente acceso o spento, possiamo regolare la luminosità. È quello che andremo a fare oggi con il potenziometro. Prima di tutto andiamo a realizzare il circuito, quindi ecco qua, questo è il nostro Raspberry Pi Pico. Dobbiamo semplicemente andare ad aggiungere una resistenza da 220 ohm qua, aggiungiamo il nostro LED, dovete fare altro che appunto seguire il circuito di prima, poi il LED lo colleghiamo al negativo, quindi contiamo 3 passi da qua, 1, 2, 3. Vi ricordo che se non vi ricordate i pin vi lascio questa tabella, 1, 2, 3 screenshottate in questi 3 secondi. Intanto iscrivetevi pure e lasciate un like, perché vedo che questa serie su Raspberry Pi Pico non è che vi piaccia molto. E poi prendiamo un potenziometro molto semplice e colleghiamo una parte al positivo, che è 5 pin distanti da qua, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Il negativo, che lo colleghiamo proprio a fianco all'altro negativo, e poi il pulsante di segnale, che lo colleghiamo 10 pin distanti da qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Perfetto, questo è il nostro circuito. Allora, partiamo dal capire che il PWM non è altro che la modulazione della lunghezza di impulso, ed è un tipo di modulazione digitale che permette di ottenere una tensione media variabile che dipende dalla durata dell'impulso positivo e di tutto il periodo, come vedete in queste foto qui. Quindi riusciamo a generare digitalmente, emulare una tensione, ma in maniera digitale, quindi ovviamente funziona in frequenza. Ovviamente possiamo regolare la frequenza di questo, e il Raspberry Pi Pico va da 0 a 62.025, quindi da 0 a 100% di luminosità di un LED, per esempio, abbiamo 62.025 possibilità di intensità del LED, per esempio in questo caso, che è molto, considerando che Arduino ne ha solo 256. Ovviamente magari per la luminosità di un LED ce ne importa anche poco di avere 62.025, ma immaginiamoci di dover lavorare con un motore che ha una riduzione di giri molto importante, e quindi iniziare piano piano, magari fare un soft start con il motore, potendo scegliere una dissolvenza così morbida, davvero può essere molto utile. Adesso però trasferiamoci sul nostro IDE Tonni, dove, se avete seguito i video precedenti, qua vi dovreste trovare MicroPython Raspberry Pi Pico alla COM4, per esempio nel mio caso alla COM4. Nello scorso video abbiamo visto come leggere i valori digitali di un pulsante premendolo, vi ricordate? Questa volta invece è diverso, perché il Raspberry Pi Pico ha degli ingressi analogici. Ciò significa che invece di leggere solamente 0 e 1 possiamo leggere il valore del potenziometro. Possiamo leggere il valore del potenziometro su Tonni, quindi sull'IDE. Questo lo si fa usando un convertitore analogico digitale, quindi un ADC, Analog to Digital Converter. Tant'è vero che adesso noi andiamo a scrivere questo codice sul nostro Tonni, quindi from machine import analog digital converter, virgola in, e poi per esempio gli dico import time, ok, poi chiamo di nuovo un'altra volta analog digital converter uguale analog digital converter grande, che abbiamo inizializzato prima, e gli dico che sta al pin 26, chiudo tutte e due le parentesi, poi gli dico while, mentre è vero, quindi praticamente sempre perché non ci sono condizioni, print analog digital converter.read /16, apro, chiudo parentesi e chiudo. Abbiamo scritto 16 qua perché l'analog digital converter del Raspberry Pi Pico è a 16 bit, invece quello di Arduino è a 8 bit, tant'è vero che se prendiamo la calcolatrice e io metto 2 alla ottava, ci esce 256, che è appunto la risoluzione in bit dell'analog digital converter di Arduino, che appunto è a 8 bit, perché 2 all'ottava fa 256. Infatti su Arduino possiamo scegliere una luminosità di un LED, in questo caso, che va da 0 a 255. Quindi questo programma che cosa fa? Ci printerà, ci restituirà qua sotto nello shell il valore del potenziometro. Facciamolo partire e come vedete ci dà un numero.
qua sotto. Come vedete qua sotto ci dà un numero e quello è proprio il numero del nostro potenziometro. Vedete, se io lo giro, perfetto. Ora se io giro il potenziometro, come vedete adesso mi dà dei valori che cambiano a seconda di come lo giro e vanno fino a 65.535. Se io mi sposto tutto di qua, vanno verso insomma gli 80, ma perché questo è un potenziometro che costa molto poco. Ora è possibile usare questo valore per controllare il duty cycle, che è questa cosa qui praticamente, per controllare la luminosità del LED. Quindi quello che dobbiamo aggiungere al codice non è altro che, prima di tutto, un PWM che controllerà il LED. Ok, ne abbiamo parlato prima del PWM. Poi import time lo posso anche levare. Sotto qui ci metto PWM uguale a PWM apro parentesi pin, apro parentesi di nuovo 15 perché appunto il LED è collegato al pin 15 e chiudo. Aggiungo la frequenza del PWM e gli dico while true, posso levare tutto questo per ora. Gli dico duty uguale analog digital converter.read slash U16, quindi 16 bit di risoluzione, PWM.duty U16 e gli dico duty. Quindi mi deve riportare con il segnale PWM il valore che io leggo a 16 bit dell'analog digital converter sul LED. Quindi faccio run, però è utile capire che prima di tutto noi abbiamo impostato PWM frequency, che appunto indica con che frequenza deve accendere e spegnere il LED. 1000 è un buon valore. E il duty cycle indica il LED per quanto tempo deve essere acceso nel periodo della frequenza di 1000 Hz. Per il Raspberry Pi Pico questo può variare da 0 a 62.025. Quindi 62.025 sarebbe il 100% della luminosità del LED praticamente. Un valore tipo 32.512 sarebbe appunto il 50% della luminosità del LED. A questo punto non ci resta che fare la nostra prova. Come vedete, se io giro il potenziometro, non so se si vede, magari vi piego il LED verso la fotocamera, man mano che io giro il potenziometro, come vedete, il LED cambia di intensità luminosa. Quindi quello che volevamo è stato effettivamente raggiunto, come vedete. Bene, spero che questa serie di Raspberry Pi Pico vi piaccia, ve la lascio comunque qui. Iscrivetevi, like, commentino se qualcosa non vi è chiaro e noi ci vediamo in un prossimo video su Raspberry Pi Pico dove vediamo come alimentarlo, tutti i modi per alimentare il Raspberry Pi Pico. Ciao!